Signori, bentornati, buonasera, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, devo ricominciare nuovamente questo video con altri ringraziamenti perché abbiamo raggiunto, penso in tempo record, i 100 iscritti. Veramente, sono veramente senza parole. Continuiamo così, mi raccomando, continuiamo così, continuate a iscrivervi, a far iscrivere i vostri amici. E niente, sono molto contento. Insomma, continuiamo così. Allora, rasatura di oggi. Video scorso ve l'avevo detto che vi avrei portato una chicca, diciamo. Non è niente di che, insomma, però una cosa che penso che non abbiate mai visto molto in giro. Più che altro perché l'ho trovata qui in Spagna, in un supermercato. Ma ve la presento tra pochissimo. Perché vi volevo dire, niente, questo che appunto questa chicca la utilizzeremo a questo punto come scusa per festeggiare questi 100 iscritti e assieme a lei utilizzeremo un rasoio. Eh, eh, diciamo che non utilizzeremo Impero, quello che avete visto negli scorsi giorni. Allora, cominciamo. Prima di presentarvi i prodotti, diciamo il rasoio e l'altro prodotto, vi dirò che siccome come vi ho già detto non ho tantissimi prodotti qua, cerchiamo di variare. È inutile che cambio un set intero per ogni sbarbata se poi dopo 2 o 3 video praticamente ho finito tutto, quindi qualche cosina la riutilizzeremo. Cosa riutilizzeremo oggi? Riutilizzeremo il sapone, che è quello del primo video. Ragazzi, il primo video è arrivato quasi a 1000 visualizzazioni, assurdo. Cioè, per me queste cose sono veramente assurde. Sapone che è quasi finito, infatti, ops, calla, lo sapevo, mi è cascato. Mi è cascato il sapone. Sono rimaste queste due banane e un pezzettino l'ho direttamente schiacciato nella ciotola perché sennò non si prelevava bene con il pennello. Allora, dai, mostriamo questi prodotti su, se no poi pare che vi sto a tenere sulle spine. Allora, partiamo con un aneddoto. Cioè, un aneddoto, insomma, vi voglio raccontare come ho trovato questa cosa, poi cominciamo subito, che l'altro giorno mi sono dilungato troppo con la chiacchierina. 35-36 minuti di video sono un po' troppi, ragazzi, regoliamoci. Allora, arrivo qui in Spagna, faccio una delle mie prime spesucce, giro per il supermercato, a un certo punto arrivo al reparto rasatura dove vado sempre a impicciarmi perché, sai, paese nuovo, insomma, prodotti che trovi. Paese che vai, paese che... beh, sì, mi sono impicciato. Allora, stavo dicendo, vedo nello scaffale in fondo, proprio in fondo, un prodotto, insomma, che mi è saltato all'occhio perché... Vabbè, ve lo faccio vedere, dai. Un pennello, ma cioè particolare perché in Italia quante volte vedete vendere al supermercato un pennello in sedola di cavallo? In sedola, non è proprio una sedola, comunque in pelo di cavallo. Per 6,50 euro, ragazzi. Della Deliplus, marca, insomma, marchio di cura della persona che si trova qui nei supermercati spagnoli, nei Mercadona. Ma la cosa più sorprendente, per questo vi dico che è una chicca, è stata quando ho letto chi ha prodotto questo pennello, cosa che poi mi ha spinto a comprarlo praticamente. Però questo ancora non ve lo voglio dire, dai. Facciamo che ve lo dico a fine sbarbata, facciamo un giochino. Scrivetemi nei commenti chi secondo voi ha prodotto questo pennello e poi a fine video ve lo dico. E chi indovina vincerà un bel niente. Bello. La gloria, ragazzi, la gloria è importantissima. Quindi, cominciamo, ci bagniamo la faccia. Non perdiamoci in chiacchiere. Ecco, l'acqua è tornata fredda. Allora, mi sono già lavato la faccia precedentemente perché mi sono reso conto che l'altro giorno, la scorsa settimana, nel video ho perso un pochino troppo tempo a chiacchierare, a fare le cose. Ci devo ancora, insomma, un po' prendere la mano con i tempi dei video, ragazzi. Pennello che ho tenuto in ammollo in acqua ben calda per un bel po', l'ho già utilizzato una volta. Ci ho fatto qualche montaggetto a vuoto perché l'odore adesso l'ho un po' perso. Inizialmente puzzava di brutto, ragazzi, ma veramente di, di stalla, diciamo. Allora, cominciamo a prelevare il sapone che ormai è praticamente finito e infatti non è proprio una gioia prelevare sto sapone perché si è tutto spostata la mappazza. No, non è per niente facile da prelevare, però ne abbiamo tirato su un bel po', Ne abbiamo tirato su un bel po'.
Ecco qua. Bella schiumetta densa che si è fatta. Ci piace. Ci piace. Come sempre ci mettiamo un po' degli avanzi sulla faccia. Mm? Così creiamo una base dove il sapone del pennello può attaccare. Ma che sta a dire? Ma che sto a dire? Ecco qua. Ah, non vi ho fatto vedere il rasoio. Ecco, c'era qualcosa che mi mancava. Beh, mo lo vedete. Non ci abbiamo niente da nascondere, ragazzi. Non è che ci abbiamo il rasoio misterioso. Allora, rasoio R41 o squalo. Il manico è quello dell'impero, lo so. È perché ho lasciato l'altro manico a casa. Mi sono portato un manico solo e due testine, così almeno risparmiamo un pochino di spazio nel bagaglio. Che poi non era così fondamentale. Però, dettagli, dettagli, dettagli. Allora, cominciamo ad insaponarci la faccia, così vi parlo di questo pennello. Leviamo magari due crosticine di sapone che sono rimaste dure sul pennello, che non ci vogliamo spalmare in faccia. Due goccine e via. Vediamo sti capelli. Allora, pennellino che pizzica un po'. Ha delle punte un tantino ispide per i miei gusti, che appunto non amo questo tipo di tocco da parte dei pennelli. Però non è neanche troppo moscio. Ho sentito dire spesso in giro che il cavallo è molto molto moscio, però questo lo trovo abbastanza rigido. Probabilmente questo è dovuto al fatto che questi peli provengono dalla coda del cavallo. Non sono sicuro al 100%, ma dovrebbe essere 100% coda di cavallo. Che appunto ha la caratteristica di essere un pochettino più rigido, ma avere anche le punte più ispide, mentre le crine sono il contrario, quindi punte più morbide, ma allo stesso tempo è tutto più morbido, quindi finisce col diventare praticamente floppy, come dicono in tanti. Altro termine inflazionato che non apprezzo particolarmente, però si usa. Barbetta di 3 giorni, diciamo, che tagliarla con l'R41 non sarà una passeggiata, quindi ci andiamo concentrati. Nel frattempo qui il sapone sta montando tranquillamente. Insomma, non sto riscontrando grossi problemi. Vi ricordo che questo pennello l'ho pagato 6,50 euro, ragazzi. Se state in Spagna, andate al Mercadona, magari uno di quelli belli grossi perché non sta ovunque. Praticamente lo trovate soltanto lì, nel Mercadona, che è una grande, insomma, catena di supermercati in Spagna. Molto bella, ci vado sempre a fare la spesa. Che il cibo è buono. Oggi mi sono fatto una pasta, raga, broccoli e salsiccia, ma ho ancora la pancia piena. E sono le 11 e mezza. Sì, perché gli faccio tardi sti video, perché tutto il giorno sto sempre fuori a lezione, a fare le cose. Ho la sensazione che mi sto scordando di dirvi qualcosa, ma mi tornerà in mente mentre faccio altro. Cominciamo, eh? Allora, go. Ah, rasoio, ragazzi, fantastico. Ah, certo, mi sono scordato un'altra cosa, la lametta che ci ho messo. Gillette Nacet, anche questa è la prima volta che la proviamo sul canale. Super lametta, ragazzi, nella mia top 3. Mamma mia. Allora, qual è il problema di questo manico pesante usato assieme alla testina dell'R41? Il problema è che con un peso maggiore insomma, la testa diventa ancora più efficace, diciamo, perché sinceramente non lo ritengo R41 un rasoio aggressivo. Io dalla prima volta che l'ho utilizzato non mi ci sono mai fatto nessun tipo di sgarro serio. È un rasoio, mia modesta opinione, dalle geometrie veramente perfette. Questo già con una passata ti pialla, ma ti pialla proprio tantissimo.
Tanto che, insomma, con rasoi come lui si resta in BBS per più tempo, diciamo. È più facile perlomeno arrivarci al BBS. Che è? Facciamo così, mi avvicino un po' lo specchio così mi centro meglio. Mhm. Mamma mia, oggi il baffo in contropelo me lo sfondo. Ah ah. Sto già soffrendo. Ecco qua. Prima passata, andata. Rasoio praticamente non l'ho sentito. Perché è un rasoio, ragazzi, che... Cioè, purtroppo molte persone appena sono all'inizio di questa passione vanno a cercare rasoi, vedono magari quelli più gettonati, tra i quali è presente il R41, e si comprano il R41. Poi lo provano, ci si scorticano perché è un rasoio che va saputo usare e poi insomma lo abbandonano. Tra virgolette, non dirò giustamente, diciamo, però se non c'hai una mano abbastanza preparata a sto rasoio, prelevo un altro po' di sapone perché sta un po' svanendo. Se non c'è un pochino di mano, insomma. Io sono stato abbastanza fortunato da avere, insomma, diciamo, il buon senso di aspettare. Quindi ho utilizzato insomma, i primi rasoietti economici. Poi mi sono comprato un Mercure Progress che ho venduto, magari un giorno ve ne parlerò, perché sennò poi mettiamo troppa carne al fuoco. Che l'ho venduto, perché non mi ci sono mai trovato. Molto bene, molto benissimo questa cosa. E quando ho comprato il R41, subito dopo il Progress, è scattata la scintilla, ragazzi. Lui e l'Impero, mamma mia. Io penso che se vi fate questi due rasoi, Impero e R41, boh, potete pure smettere di comprare rasoi, perché con uno ci fate la barba, ce la potete fare tutti i giorni. Ce la potete fare da tutti i giorni a una o due volte a settimana. L'R41 lo potete usare per barbe magari anche più lunghe di una settimana, oppure se siete temerari, come sto facendo io oggi, ma in realtà c'è chi ci si fa la barba quotidianamente con R41. Io ve l'ho detto, ho una ricrescita abbastanza lenta, quindi per me è abbastanza controsenso farsi la barba ogni giorno perché letteralmente mi cresce lentamente la barba. Dopo 24 ore non è che ho sta gran cosa da levare. Mi farei soltanto male, insomma, quindi preferisco ridurre il numero di sbarbate, però godermele tutte, piuttosto che farmela per forza, me la scimmia una volta al giorno e poi farmi male, insomma. Non mi pare il caso, non mi pare il caso. Allora, andiamo direttamente di contropelo, eh? Go! Lo senti proprio che è un rasoio deciso, che taglia, ma senza compromessi, senza esitazione. Perché il bello di questa testina, e mo ve la faccio vedere, senti come taglia. Eppure se la mette tagliano come il burro, eh. Come se fosse burro. E meno male perché forse l'ultima volta ne ho beccata una fallata di Nacet, ma l'ultima sbarbata fatta con la Nacet non me la ricordo come una buona sbarbata. Per niente. Invece questa sta funzionando bene. Ogni tanto la lametta fallata capita, ragazzi. Sapone che continua a fare il suo, ripeto, non è il massimo sapone della vita. Specialmente per quello che costa, perché 25-27 euro per sto sapone, ragazzi, non ce li spenderei, eh. Se lo trovate intorno, diciamo, ai 15 euro, secondo me lo potete anche provare.
più che altro per provare il suo post rasatura che è fantastico. Però nel frattempo non sto accusando troppo la rasatura. Oggi sono un po' stanchina, ragazzi, scusate. Giornata lunga. Settimane piene di esami, progetti da consegnare, con deadline comunicate all'ultimo. Tacci vostra, professori. Quindi oggi c'è un esame, domani c'è un altro, martedì prossimo un altro ancora. Ah, pensavo che sarebbe stata più tranquilla qui, sono sincero. Però da una parte è anche meglio, perché è completamente al contrario rispetto all'università dove vado io. Dove vado io, in Italia, c'hai un esame ogni 6 mesi. Qui c'è un esame ogni 2 settimane. Se fai l'esame ogni 6 mesi, non studi le ultime 2 settimane. Ma se c'è un esame ogni 2 settimane, stai sempre a studiare. Mi sono fatto, ecco, vedi, l'ho sentita tutta infatti prima. Mi sono fatto una piccola apertura. Anche qui, vabbè. Sì, questo anche perché mi sono venute un po' di bollicine perché fuori onda, l'ultima volta mi sono fatto una sbarbata con lo Shibumi per riprovarlo, quindi con lo Shavette. E sono sincero, è uscita una sbarbata, cioè, di tutto rispetto, assolutamente senza tagli, senza grossi problemi, grosse irritazioni, anzi, sono andato molto a fondo, anche troppo. Così tanto che purtroppo poi un paio di pelletti incarniti qua ce l'avevo, qualche bollicina, andiamo, guarda il sangue. Sì. Ragazzi, R41 ve l'ho detto, serve la mano. Sto un po' sconcentrato questa sera. Quindi vi dicevo, siccome io qui sulla parte della mandibola ho una ricrescita parallela al viso, appena mi apro un pochettino la pelle, il pelo subito se ne approfitta, entra dentro e ogni tanto mi capita di ritrovarmi sotto pelle un pelo lungo 1 centimetro perché nel frattempo è tutto cresciuto e mi si crea una bolla che mi si chiude in 2 settimane. Ah, che pazienza! Nel frattempo l'acqua è diventata fredda, segno che probabilmente la caldaia si è spenta. Ah! Ma noi siamo temerari. E questa sbarbata la finiamo così. Qualche ritocchino. E per oggi ci siamo, eh. Allora ragazzi, io voglio ringraziarvi nuovamente per tutta la fiducia che mi state dando, perché mi stanno arrivando tantissimi commenti positivi. L'altro giorno sono stato in live con Jared. E, insomma, ho ricevuto un sacco di complimenti, cosa a cui non sono abituato. Quindi mi fa veramente piacere. Il sapone è praticamente finito, guardate, è strato un po' indegno. Non so se è perché ne ho preso poco o perché il pennello se l'è mangiato. Probabilmente entrambe le cose. 2 ritocchini, ma proprio. Allora, vi stavo dicendo, grazie per esservi iscritti in massa in così poco tempo. Ma che faccia c'ho quando faccio queste cose? Ok, perfetto. E vi volevo dire che se volete supportarmi, piuttosto che farmi donazioni o cose, perché non mi sento, non me la sento di chiedervi soldi, ma non per niente, insomma, c'è chi lo fa e va benissimo, ma chi lo fa sono persone che hanno provato 1 miliardo di prodotti e che vi possono dare un'opinione quasi oggettiva, ok? Io che ho provato poche cose, se provo il prodotto nuovo e mi dite che ne pensate, ma lo confronti con questo, ma lo confronti con quell'altro, non posso, insomma, devo ancora accumulare, insomma, un pochino di esperienza. Quindi, finiamo il discorso. Se volete supportarmi, nella descrizione trovate una sezione che si chiama link affiliati, mi pare che l'ho chiamata,
dove trovate il link adesso trovate soltanto il link a Epoca Barberia, che è uno store di Benevento, se non sbaglio, di Salvatore Castaldo, che saluto, anche se non mi conosce. Ciao Salvatore, lo saluto. E se voi prendete quel link e ci cliccate su, vi ritroverete nella home di Epoca Barberia, e ogni volta che farete un acquisto tramite quel link io riceverò una commissione sul prodotto che avete comprato, pari al 10%, credo, non ne sono sicuro. Quindi se vi fa piacere, prendete quel link, ve lo salvate nei preferiti al posto del link normale di Epoca Barberia, e così per ogni acquisto che farete io riceverò una piccola commissione, così a voi non vi costa niente di più. Quindi non vi sto chiedendo di privarvi di niente. Voi vi comprate un prodotto per voi e a me su quel prodotto mi arriva una piccola percentuale. Punto. E tra un po' ho fatto l'iscrizione anche per il programma referral di Rase Goodfellas, al quale però ancora non mi hanno risposto, perché poracci saranno super occupati col Black Friday, perché sto vedendo che insomma c'è parecchia affluenza in quel sito durante questi giorni. Quindi ripeto, quando riceverò il codice referral anche per Rase Goodfellas vi metterò anche quello. Intanto avete Epoca Barberia. Chiaro ragazzi, qui non stiamo sponsorizzando nessuno, potete comprare ovunque, da qualunque store sia vantaggioso per voi. Tra l'altro sempre nella descrizione c'è il link per entrare nel gruppo Passione della Rasatura, e lì ci sono una marea, ragazzi, veramente penso sia il gruppo con più sconti di tutti. Cioè c'è sta uno sconto per quasi ogni store, ma roba anche di profumeria, insomma è un bel gruppo ragazzi, è un bel gruppo, quindi vi consiglio di entrarci. Tappiamo sto buchino sul baffo con un pochettino di gel della Proraso, che funziona abbastanza bene, anche se fa un effetto che un po' strano, mi lascia tipo la crosticina. Ecco qua. Quindi finisco di parlare mentre lo lasciamo agire. Sì, Rase Goodfellas, e quindi niente. Se volete fare questa cosa, a me fa molto piacere. Scusate se vi ho occultato la vista. E che altro? Certo, ci dobbiamo mettere il dopo barba, che finiamo senza ricostituire lo strato idrolipidico? No, adesso sto a palla ragazzi, sto a palla. Se sto così alle 11:30 di sera, pensa come sto di mattina. No, di mattina sto peggio. Dai, basta così. Allora, a parte è entrato il gelo in bocca. Che schifo. Non consiglio l'assaggio. Tremendo. Direi che è andata, no? Abbastanza bene. Vedo un po' di rossino qui, ma questo deriva dalla rasatura scorsa. Questo puntino rosso di sangue qua. Qui assolutamente niente, praticamente sotto pelle. Idem qua sotto, e qui è difficile per me arrivare sotto pelle, Ma guarda i peli incarniti che mi verranno. No, spero di no. E vi farò sapere nel prossimo video. Nel frattempo io spero che voi abbiate commentato il video, provando a indovinare chi ha prodotto questo pennello. Ve lo dico immediata subito. No, balsamo no. Ci mettiamo semplicemente un po' di prorasina verde messa dentro questo dispenser con lo spruzzino, anche se non fa tanto freddo. La settimana scorsa faceva più freddo, adesso ha un po' scaldato, si sta meglio. Anzi, adesso in realtà c'ho pure un po' caldo. Quindi un po' di mentolo ce lo facciamo piacere. Bello, mi ricorda l'estate, perché questo d'estate lo uso tanto e mi piace. Ce lo spalmiamo addosso. Allora ragazzi, è stata una bella rasatura, ma veramente niente male. Per quanto riguarda la questione, l'ultima parentesi e poi chiudo, questione Movember, ossia Mustache November, quando insomma tutti quanti si fanno crescere il baffo, che è come se fosse praticamente una campagna di sensibilizzazione contro i tumori maschili, insomma quelli che avvengono, quelli che compaiono nelle zone intime maschili, prostata, testicoli, eccetera. Insomma, il buff è inutile che me lo faccio crescere, perché sennò divento un preadolescente. Però a questo punto preferisco sensibilizzarvi
così senza farmi crescere un baffo, semplicemente ve lo dico, esiste questo sito di cui vi lascerò il link in descrizione prima di ogni cosa, movember.com, dove voi potete fare una donazione di quanto volete e questi soldi arriveranno insomma a varie organizzazioni che si occupano per il trattamento di queste malattie. Insomma, la ricerca medica, ragazzi, è importantissima, lo sapete meglio di me probabilmente. Io fortunatamente, insomma, sono sempre stato in buona salute, però purtroppo c'è sempre chi incorre in problemi durante la vita e purtroppo a volte neanche ce la fa. Quindi la ricerca è importantissima, ragazzi. Quindi prima di supportare il canale e fare tutte le cose, fate prima una bella donazioncina. Venerdì prossimo è il Black Friday. Invece che comprare il sapone che tanto saprete che andrà a finire, che proverete 2 volte e poi andrà a finire a prendere la polvere, o tanto già sapete che ve lo rivendete sul mercatino, lasciate perdere. Voglio fare un po' la voce controcorrente, insomma, evitate gli acquisti inutili, diciamo. Insomma, pensateci un attimino, se poi, chiaro, raga, la scimmia, quando parla la scimmia è finita. Però ecco, se potete evitare un acquisto, reindirizzate questi soldi verso la ricerca scientifica, che non è mai una brutta scelta. Ci siamo, eh? Chi l'ha prodotto questo pennello, raga, mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché io quando ho girato quella scatola e ho letto prodotto per Daily Plus da Semog, ci sono rimasto. Per chi non lo sapesse, Semog è un pennellificio portoghese, quindi sta qui, insomma, vicino alla Spagna, no? Adiacente alla Spagna. E quindi sì, Semog produce questi pennellini in scala industriale per gli spagnoli. Tra l'altro ho notato che in giro qui nei supermercati in realtà si trovano molti pennelli in cavallo piuttosto che quelli in maiale. Ma capite, se vede che agli spagnoli gli piace il cavallo, come in Puglia, solo che in Puglia se lo mangiano e qui ci fanno i pennelli. Bellissimo, ci piace. Va bene ragazzi, spero che questo video non sia durato troppo e spero di avervi fatto compagnia per un altro pochettino. Noi ci vediamo la prossima settimana e basta, non devo dirvi nient'altro. Ciao!